Buongiorno cherries, benvenuti o bentornati sul mio canale, buon secondo giorno d'estate, oggi è il 22 di giugno, quindi ufficialmente io sono in ferie e ho tempo di girarvi un video che vi stavo promettendo da un sacco di tempo su Instagram. Come vedete dal titolo si tratta di un What I Eat in a Week, quindi che cosa mangio in una settimana. Sapete perché giro questo video se mi seguite su Instagram? Ovvero io lì posto moltissime foto e video di quello che cucino, di quello che mangio, hamburger, patatine, pizze, torte, biscottini e quant'altro. Quindi spessissimo mi viene rivolta la seguente domanda: come fai ad essere così magra se mangi così tanto? Ora, è necessario che io precisi due cose importanti. Primo, non sono così magra. Mi ritengo normale, anzi se perdessi quei 4-5 kg schifo non mi farebbe, ma questa è un'altra storia. In secondo luogo, ovviamente, posto solamente le cose più sfiziose, più cicciolose, quindi se mi faccio un'insalatina scondita, presumo non interessa a nessuno e non la posto. Non che io mangi insalatine scondite, comunque non preoccupatevi. Di conseguenza, ho pensato che fosse opportuno darvi una panoramica un po' più completa di quella che è la mia dieta settimanale. Io direi che faccio partire la sigla e poi vi porto con me in questo favoloso viaggio alla scoperta della mia dieta segreta. Bene, oggi è lunedì, cominciamo con la colazione che consiste in tè verde e zenzero. Io non sono una fan delle bevande calde, bevo il tè verde semplicemente per le sue proprietà antiossidanti che mi danno quel senso di stare facendo qualcosa per non invecchiare precocemente, ecco. Che cosa ci aggiungo? Zenzero in polvere. Per renderlo ulteriormente più sano, lo zenzero dovrebbe avere proprietà antibiotiche, antinfiammatorie, una cosa del genere. Oddio ragazzi, io non so quanto funzioni, però mi fa sentire di stare facendo qualcosa per il mio benessere, ecco. Rovino il tutto con 2 biscottini con le gocce di cioccolato. Questo è un format, in realtà i What I Eat in a Day, quindi quello che mangio in un giorno, che ho scoperto ormai anni fa sul canale di questa youtuber che si chiama Liuba, il suo canale si chiama Le Monde Chérie, e è una ragazza super carina, super dolce, simpaticissima, e è uno degli youtuber che seguo più spesso perché mi piacciono molto i suoi format, ha uno stile adorabile, i suoi video sono super curati, super carini, tengono un sacco di compagnia, quindi la guardo quasi tutti i giorni, comunque ogni volta che esce un video. E ve ne avevo già parlato in verità su Instagram e ho visto che tante persone erano interessate, quindi vi lascerei il link al suo canale nel box delle descrizioni e nell'info box qua magari vi linko uno dei suoi What I Eat in a Day, così se vi piace questo format potete vedere anche i suoi video, ne ha girati veramente tantissimi. Ed essendo un video che non mi sono inventata io, ma che diciamo ho riadattato alle mie esigenze, mi sembrava giusto anche dare credito alla persona che me li ha fatti scoprire, perché comunque è un format che fa tantissimo su YouTube, però ecco, io visto che l'ho scoperto grazie a lei da un canale super carino, ve lo volevo consigliare, quindi date un'occhiata ai suoi video. Questo è il pranzo, ragazzi, probabilmente la cosa più triste che vedrete in questo vlog. Sgombro al pomodoro con un paio di fette di pane quasi integrale, diciamo. Non mi fa impazzire, ma quantomeno è sano, mi fa sentire meno in colpa quando mangio schifezze. Acqua. Io bevo ormai quasi solamente acqua, vino rarissimamente se abbiamo qualche cena o qualche occasione particolare, così anche aperitivi o altre bibite alcoliche, magari qualcosa dopo cena, ma molto molto raramente. Bibite gasate le abbiamo quasi eliminate del tutto, nel senso che le beviamo molto meno di una volta a settimana e se le beviamo di solito è una lattina in 2 o al massimo una lattina a testa. Ovviamente se usciamo a cena o siamo magari in vacanza ci lasciamo andare un po' di più, però diciamo non è la norma. A volte a merenda beviamo dei succhi, però cerchiamo di prendere quelli più naturali possibili, fatti con la polpa di frutta e non con zuccheri aggiunti, eccetera. Quindi salute ragazzi. Sapete, a merenda sono solita cucinarmi torte cicciosissime e quant'altro, ma adesso che fa caldo abbiamo deciso di provare con gli smoothies, quindi ho preso questo mix già pronto con banana, ananas e mango, è surgelato, io uso 200 grammi di frutta e 200 ml di latte di soia per 2 persone.
Eventualmente si potrebbe aggiungere dello zucchero o meglio del miele che dovrebbe essere un po' più sano, io non l'ho fatto in questo caso perché il mix è già molto dolce, ma con altri frutti un po' più acidini, un po' più aspri potrebbe essere un'idea. Ecco, il mio smoothie si presenta così, naturalmente ho sbrodolato tutto il barattolo ma non fa niente, questo già lo sapevo, è molto più denso di quanto mi aspettassi, forse avrei dovuto mettere più latte effettivamente. Dopo il tristissimo pranzo di oggi ci siamo concessi un hot dog, questo è di carne di agnello, in realtà non avevamo molta scelta perché li avevamo da consumare in frigo, quindi vabbè. Questa è una sorta di insalatina capricciosa, ha una salsina, quindi non è super super salutare, però ragazzi passatemelo per oggi. Buon martedì amici, oggi vi faccio vedere una colazione un po' diversa perché quella che vi ho fatto vedere ieri in realtà è la mia colazione invernale. D'estate, potendo bere roba fredda senza paura di surgelarmi lo stomaco, preferisco latte e cereali. Non sono una grandissima fan del latte normale, quindi di solito prendo latte di soia o di riso, anche perché è più leggero, insomma non ho problemi di intolleranze eccetera, però lo preferisco. E cereali, anche non sono una fan dei cereali normali, quindi prendo cose tipo muesli, eccetera. Ho preso questo l'altro giorno al supermercato per la prima volta, non ho mai provato. Cacao, cocco e mandorle. Senza zuccheri aggiunti e naturale fonte di proteine, figata, non l'avevo neanche visto. È la prima volta che lo prendo, quindi lo assaggiamo insieme e vediamo se mi piace o no. A me questa roba sembra un po' cibo per uccelli, per quello che cerco di prendere cose con dentro magari la frutta secca o frutti rossi o pezzi di cioccolato. La tazza non è enorme, la riempio circa a metà. Vediamo com'è. Non è male, eh? Non è neanche super saporito. Anzi, una delle cose un po' amare che mi sa che sono questi semini neri. Mi sa sono tipo semi di zucca, forse. Non lo so. Onestamente me l'aspettavo meglio, ne ho provati altri in passato che mi sono piaciuti molto di più, quindi mi sa che ricomprerò quelli. Il pranzo oggi consiste in un panino che ho preso al supermercato, niente di eccezionale, con un formaggino tipo Philadelphia e zucchine grigliate. Siamo dovuti venire a Trondheim questo pomeriggio e tra una commissione e l'altra abbiamo fatto questa pazzia di prenderci questo milkshake al caramello salato. Cena super estiva stasera, pomodoro, mozzarella, qualche oliva e un panino a testa. E concludiamo con una pescanoce che è la mia preferita in assoluto. Oggi è mercoledì ragazzi, come vedete io ho già preparato i miei cereali, li sto facendo ammollare un attimino. E mentre i miei cereali diventano una pappetta più commestibile, ci tengo a fare una precisazione che forse effettivamente avrei dovuto fare all'inizio del video, ma tant'è, ormai sono qui, ve lo dico adesso. Questo video non intende assolutamente essere un invito a seguire la mia dieta, assolutamente no ragazzi. Lo faccio perché su Instagram mi è stato chiesto da 8000 persone ma tu che cosa mangi? E con questo video rispondo per non farvi passare l'idea che mangio solamente cibo spazzatura, ma non vi sto consigliando di mangiare quello che mangio io, anche perché questa dieta non mi è stata prescritta da nessuno, non è neanche una dieta in realtà, mangio quello che mi passa per la testa. Finora mi sono sempre trovata bene così, nel senso che facendo esercizio fisico riesco a mantenere il mio peso forma, non ho problemi di intolleranze o altro, livelli di energia sono ok, i miei esami del sangue sono perfetti, quindi tutto a posto, finora mangiando così. Poi magari si riempirà di nutrizionisti sotto il video e dirmi guarda che se mangi così tra un mese muori, però non lo so, se vede i consigli sono ben accetti, per carità. Quindi ecco, siamo tutti d'accordo sul fatto che vi sto semplicemente documentando quello che mangio io nell'arco di una settimana, ma non voglio dire a nessuno cosa fare e cosa mangiare, lungi da me. Se avete delle esigenze specifiche vi dovete rivolgere a chi sa quello che sta facendo, vale a dire dietologi, nutrizionisti, non cose fai da te o seguire sedicenti influencer che vi promettono cose miracolose, sono tutte cavolate ragazzi, quindi godetevi il video, guardate che cosa mangio io, ma non mangiate quello che mangio io, metto le mani avanti. Sto cuocendo la pasta per il pranzo di oggi e dovete sapere che io la pasta quando posso la prendo sempre integrale. In più la cuocio senza sale, o meglio, io mangio tutto completamente senza sale da 4 anni. È un po' strano all'inizio, però in 10 giorni, un paio di settimane, diciamo, ci si abitua. Le uniche cose che ancora non riesco a mangiare senza sale sono i pomodori e gli spinaci. Non so perché, ma lì lo devo mettere per forza.
La mia pasta fredda o insalata di pasta, come la volete chiamare, è pronta. Io ci ho messo tonno, mais, piselli e capperi. Non ho aggiunto olio perché ho usato quello del tonno e non ho aggiunto sale, come vi dicevo prima, non salo nulla. Eventualmente, se poi quando sarà il momento di mangiarla sarà troppo asciutta, aggiungerò dell'olio o se mi sento particolarmente cicciolosa, in vena, maionese. Cerco di evitare per quanto possibile, però vabbè, ogni tanto cado in tentazione anch'io. A volte, se ho un improvviso attacco di fame o un calo di zuccheri, tipo adesso, mi mangio una di queste barrette con i cereali. Questa è cocco e cioccolato, ma ci sono diversi sapori. Sono grandi così, non fanno i miracoli, però insomma per una mezz'oretta ti rimetto nel sesto. Oggi facciamo sempre per 2 persone 200 g di lamponi surgelati e 200 ml di latte di soia. Frulliamo ed eccoli qui. E stasera un semplice toast con prosciutto e formaggio, zero sbattimento. Ma ragazzi, io mi sono accorta che in tutti questi giorni mi sono dimenticata di dirvi una cosa. Tutti i giorni dopo cena io mangio un quadretto così piccolo di cioccolato fondente, solo uno. Siamo a giovedì e questi 2 biscottini saranno la mia colazione di oggi perché devo passare tutta la giornata in barca e onestamente non riesco proprio a immaginare di mandar giù quella pappetta smolliccia di cereali. Quindi ecco qua. In più non me la sento di bere nulla. Prima di spiaccicarsi nel mio zaino e diventare una sorta di piadina informe, umidiccia, questo doveva essere un panino con le melanzane grigliate, la mozzarella e sempre del formaggino tipo Philadelphia. Cerco di aprirvelo, ma in effetti non è che dentro abbia una faccia migliore che fuori. E una mela, che altro dire, è verde. Oggi usiamo ancora il mix con banana, ananas e mango e ci aggiungiamo invece latte di riso. Per cena il risotto con le fragole, solitamente lo facciamo coi funghi, con le zucchine, il vino rosso. Oggi abbiamo fatto questo esperimento. Buon venerdì, io stavo pensando che potrei farvi anche un video della mia dieta invernale o di quello che mangio quando torno in Italia o vado in vacanza, ad esempio. Fatemi sapere nei commenti se vi interessa e provate a indovinare la mia colazione quando sono in Italia. Oggi pranzo spagnoleggiante con uno dei miei piatti spagnoli preferiti, non si presenta bene perché ho fatto un casino ieri. Si chiama empanada, è una sorta di, potremmo chiamarlo panzerotto, non lo so. Ho tagliato in due per farvi vedere anche il ripieno. L'impasto è fatto di farina, olio e latte, un pizzico di sale, qui l'ho messo. Ed è ripiena di passata di pomodoro, tonno e cipolle. Le ho cotte in forno, non sono fritte, quindi sono molto molto leggere. Anche oggi per merenda ci prepariamo uno smoothie, 200 g di lamponi surgelati e non so quanto latte perché non ho idea di quanto me ne sia rimasto. Volevo metterne un po' più di 200, ma mi sa che lo finisco, ragazzi. Il venerdì sera a casa mia è hamburger, la cosa non è negoziabile in alcun modo. Prendiamo la carne trita al supermercato, prendiamo quella norvegese che è quella con meno antibiotici in assoluto, cerchiamo di prendere quella meno grassa possibile. E facciamo gli hamburger noi. Le patatine sono solo leggermente spennellate d'olio e fritte nella friggitrice d'aria, quindi sono super sane. Abbiamo i nostri panini che tra un poco mettiamo in forno. Oggi lo farciremo con salsa barbecue. Questa è insalata, in realtà è cavolo cinese, tagliata a striscettine, pomodorini e queste sono cipolle caramellate da me medesima con zucchero di canna, poco olio, e questo è il formaggio che andremo a sciogliere nel pentolino. Lo faremo scaldare, faremo una sorta di fonduta da mettere insieme alle cipolle sopra il nostro hamburger. Le salse non saranno super salutari, ma per me le patatine fritte senza salsa anche no. Prendiamoci un momento per ammirare la meraviglia della cena del venerdì. Avevo dimenticato di farvi vedere che stavamo friggendo anche del bacon per il panino. Ecco qua le patatine fritte perfettamente. Guardate questa salsina stupenda di formaggio, cipolle caramellate. Il bacon sotto è super croccante, ha un profumo, ragazzi, non ve lo potete immaginare. Oggi è sabato, il che significa che è l'ultimo giorno di colazione con latte e cereali. Domani sarà la colazione speciale, finalmente. Oggi fa super caldo, non sembra nemmeno di essere in Norvegia, quindi abbiamo optato per un pranzo molto leggero, molto estivo e anche molto italiano, con prosciutto crudo. È italiano veramente, ragazzi, l'abbiamo pagato una fucilata, mozzarella, melone e sempre una fettina di pane integrale. Non sembra in video, però vi assicuro che non è pane normale.
Lo smoothie di oggi ho usato l'ultima parte del preparato con mango, banana e ananas, più sempre latte di riso. Se mi seguite su Instagram sapete bene che per me il sabato sera la pizza è d'obbligo e pizza fatta in casa. Per l'impasto uso metà farina bianca 00 e metà farina d'avena, in questo modo l'impasto risulta un po' più croccante, più leggero, anche un po' più digeribile e più sano, spero. Ogni settimana cambiamo topping, per oggi abbiamo scelto zucchine e pomodorini crudi. Ed eccoci finalmente alla mia colazione preferita, la colazione speciale della domenica. Oggi abbiamo latte di soia freddo, sapete che non amo il latte caldo, con cacao in polvere che non riesco a sciogliere, è strapieno di grumi, uffa, e un bellissimo, sfocatissimo, ti supplico mettiti a fuoco, dai, ecco qua, penno cioccolà, ovviamente non confezionato dalle mie dolci manine, ma preso surgelato, infilato brutalmente in forno per una mezz'ora. Buon appetito ragazzi! Il pranzo della domenica è 99 volte su 100 pesce con verdure. Questo è un filettino di merluzzo impanato che ho fatto in forno, mentre queste qui sono delle verdure pastellate che ho preso surgelate, sempre fatte in forno. Queste verdurine le ho fatte in padella con l'olio, no burro. E una pera, perché io ragazzi durante la settimana mangio anche la frutta, ma mi dimentico sempre di farvelo vedere. E il nostro ultimo smoothie di questa settimana consiste in 150 grammi di mirtilli surgelati e 200 ml ho usato di latte di soia, freddissimo, ghiacciato, freddo di frigo. Come al solito non ho messo né zucchero né nient'altro, ma secondo me questo sarà un po' amaro, E concludiamo la settimana con la pizzaiola, quindi bocconcini di pollo saltati in padella con passata di pomodoro, olive e un formaggino tagliato a fette che è una sorta di Emmental, diciamo, una cosa norvegese. A volte invece usiamo la mozzarella, aggiungeremo poi l'origano. Sentite quanto è ASMR questo video. Ora che vi ho mostrato esattamente per filo e per segno che cosa mangio nell'arco di una settimana, spero sia un po' più chiaro che sì, è vero, non rinuncio a moltissime delle cose che mi piacciono, ma nemmeno mangio come un maiale. Insomma, ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciatemi un mi piace, iscrivetevi al mio canale, attivate la campanella per le notifiche. Se vi va seguitemi anche su Instagram e condividete questo video con i vostri amici. Ma soprattutto commentate, 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 fatemi sapere che cosa ne pensate di questo video, se vi è piaciuto il format, se vorreste vederne altri, cosa mangiate voi, se siete comunque convinti che io mangi troppo o troppo cibo spazzatura, commentate con quello che vi pare ragazzi. Un bacione grande, ci vediamo al prossimo video. Grazie, ciao! Bene, oggi è lunedì. Forse è il caso che la tazza la giro dall'altra parte, che magari è un po' più simpatico, se no è un po' agghiacciante, tipo tè verde, boh. Ah, tè verde, Ok.